Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto la mia esperienza dopo 4 mesi di utilizzo di questo fantastico zaino. Si chiama Airback, è uno zaino assolutamente unico. Ho già fatto un video a riguardo, voglio darvi le mie considerazioni dopo 4 mesi di utilizzo intenso. Ve lo voglio far vedere da vicino, ma tutto questo dopo la sigla. Lo zaino si presenta così, in materiale plastico, nero e ben rifinito. La plastica utilizzata è assolutamente di pregio. Come vedete le finiture sono assolutamente super curate. Gli spallacci sono stati creati in questo materiale per darci il massimo comfort anche a zaino completamente pieno. Lo schienale che state vedendo è in materiale traspirante, quindi una volta messo sulle nostre spalle non avremo problemi o comunque avremo pochi problemi di sudorazione sulla schiena. E come vedete c'è questa scritta Airback che non è nient'altro che una fascia fatta apposta per poter inserire il nostro zaino su un trolley. Da questo lato abbiamo un sistema con combinazione per lo scompartimento del computer e del tablet che vi farò vedere fra pochissimo. Questa è la parte bassa dello zaino dove non è presente praticamente niente. Parte superiore dello zaino dove troviamo una comoda maniglia. Parte laterale dove troviamo un'altra maniglia nella quale è inserita una bilancia elettronica, sotto la quale abbiamo uno scompartimento con le uscite USB-A e USB-C, parte davanti con il logo Airback completamente pulita. Su questo lato abbiamo uno scomparto per la borraccia, sotto la quale c'è una piccolissima tasca per portafoglio e smartphone. Ma andiamo ad aprirlo questo zaino. Prima tasca sul lato principale, abbiamo una taschina con retina e un accessorio per poter posizionare le nostre chiavi. Per quanto riguarda la tasca, entra praticamente una mano. Sono presenti sui lati 4 clip, 2 su un lato e 2 su un altro, per poter estendere il nostro zaino. Queste sono infatti le sue dimensioni massime. Apriamo insieme la tasca che andrà a custodire il nostro tablet e il nostro laptop. Questo è lo scompartimento per il nostro computer che può essere fermato tramite queste cinghie. Quello più piccolo è pensato per il tablet. È presente uno spazio molto capiente, grande quanto tutta la grandezza dello zaino. Arriviamo finalmente allo scompartimento principale, quello del sottovuoto, che si presenta così, in maniera molto pulita, cerniera molto dura e resistente e valvola. Per aprirla dobbiamo applicare molta forza e ci dobbiamo aiutare grazie a questo gancio. Questo è il vero e proprio scompartimento sottovuoto. Questa è la cerniera nel dettaglio e questa è la valvola che servirà per creare il sottovuoto. Sul lato opposto dello stesso scompartimento abbiamo questa tasca, come vedete entrano praticamente 2 mani, mentre sotto abbiamo la tasca pensata per le nostre scarpe. Volevo farvi vedere in dettaglio la USB di tipo A e la USB di tipo C, i fili sono nello scompartimento del PC, mentre questa è la maniglia del nuovo modello con una bilancia incorporata. Dal tasto menu possiamo andare a scegliere le varie unità di misura. La piccola pompa che state vedendo nella sua scatola si acquista separatamente e ci servirà per creare il sottovuoto. All'interno della scatola abbiamo la pompa stessa con vari adattatori. Ecco come si presenta la pompa in dettaglio. È presente sotto il tasto di accensione una Type-C per poterla ricaricare, ha una batteria incorporata. Per accenderla dobbiamo tenere premuto il tasto di accensione e poi fare un clic. Per spegnerla tenere premuto fin quando non lampeggerà il LED rosso. E rieccoci in studio, spero che questa parte nella quale vi ho fatto vedere per bene lo zaino questa volta sia di vostro gradimento. Chiaramente mi raccomando, scrivete un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, visto che ci siamo mettete un bel like al video e iscrivetevi al canale. Partirei immediatamente con le considerazioni mie personali su questo zaino. Per quanto mi riguarda rimango assolutamente fedele a quello che ho detto nel video precedente, ve lo lascio qui sopra nelle schede.
mi ci sono trovato veramente da Dio. La parte che va poi a creare il sottovuoto che state vedendo in questo momento, per quanto mi riguarda, è assolutamente geniale. E questo perché in uno zaino che non è piccolissimo, vero, ma non è neanche enorme, possiamo farci entrare veramente tantissimi vestiti per le nostre trasferte. Per me è uno zaino perfetto per 1 o 2 notti, non di più. Per alcuni di voi chiaramente potrebbe essere lo zaino anche settimanale, non ve lo so dire questo, però io se devo andare una settimana fuori preferisco sempre avere una valigia dedicata, mentre se vado 1 o 2 notti invece preferisco avere uno zaino di questo tipo. La pompa funziona a perfezione e se non la volete comprare perché non volete spendere quei soldi lì, potete sì utilizzare un normalissimo aspirapolvere. Chiaramente finché state a casa potete utilizzare l'aspirapolvere, quando magari andate in albergo non c'è e diventa un problema, quindi il consiglio mio personale è di comprare anche la pompa. Il modello che avete visto è il modello nuovo, quello che è in questo momento sul loro sito disponibile, mentre nel video precedente avevo il modello che praticamente differisce solamente per la maniglia, quella maniglia che avete visto molto bene che ha una bilancia al suo interno. Ecco, io quella non ce l'avevo, può essere molto comoda per qualcuno, per quanto mi riguarda non fa la differenza, comunque mi piace molto che ci sia. Dopo 4 mesi di utilizzo lo zaino si presenta ancora in maniera veramente perfetta, io ci sto abbastanza attento sinceramente, però non ci sono righe e le cerniere funzionano tutte alla perfezione. Quindi ragazzi, per quanto mi riguarda, super prodottone per daily, quindi magari tutti i giorni, io lo utilizzo tutti i giorni per metterci dentro i computer o per piccoli viaggi. Questo è quello che penso. Adesso però volevo rispondere a un sacco di domande che mi avete fatto nel video precedente, quindi rispondo a tutti qui e spero che vediate appunto questo video. Allora, la prima persona mi dice in inglese che vuole vedere lo zaino e non il mio bel faccione. Spero di averti accontentato e spero di averti fatto vedere nel dettaglio tutto lo zaino. Ferdinando 9329 mi chiede: hai un codice sconto? No, non ho un codice sconto, però ho la spedizione gratuita con il codice che trovate qui sotto in descrizione. È lo stesso codice che trovate nel video precedente, quindi loro mi hanno dato la spedizione gratuita. Paolo Stefanini 4626 mi scrive: hai fatto una recensione praticamente al buio, invece di evidenziare ogni scomparto con luce diretta hai mostrato ogni scomparto nel buio senza dettaglio illuminato. Veramente una pessima recensione, non professionale ma casalinga. Paolo, hai ragione, potevo farvelo vedere meglio, non credevo che fosse così importante vedere ogni singola taschina, però hai ragione, ho ascoltato questo tuo messaggio che mi hai inviato e spero di aver fatto meglio in questa recensione. Paolo Tamburini 1 mi scrive: ciao, scusa, ma la cosa importante sarebbe stata una prova reale. Non si capisce quale sia la reale capacità 60 litri, come sono calcolati? La tasca è a tenuta per quanto? La cerniera tiene il vuoto almeno per un giorno o mi trovo con lo zaino esploso dopo 20 minuti? Per quanto riguarda i litri è molto semplice, è uno zaino da 25 litri, ok? Quindi ha quel form factor lì. Quando lo andate ad aprire diventa un comune zaino da 45 litri, ma Airbag, avendo tutto lo scompartimento stagno, quindi avendo quello scompartimento dove fa il vuoto d'aria, voi potrete caricare con i vestiti come su uno zaino da 60 litri. Almeno così mi è stato spiegato da loro. Come abbiano fatto questa misurazione non ve lo so dire, però vi riporto quanto mi hanno detto. Per quanto riguarda la cerniera, Paolo, è una cerniera stagna, quindi a meno che non si rompa, se voi ci mettete l'aria dentro rimarrà l'aria dentro, se voi togliete l'aria con la pompa rimarrà il sottovuoto. Io vi direi per sempre. Sinceramente non sono andato a creare il sottovuoto e sono andato dopo 2 mesi a vedere quello che succede. Quel che faccio io normalmente è, prima di partire metto i vestiti dentro, creo il sottovuoto e dopo una mezza giornata, massimo una giornata, arrivo nel punto dove devo arrivare e chiaramente apro lo scompartimento stagno e tolgo i vestiti. Quello che ti posso dire è che il sottovuoto, una volta arrivato, è assolutamente identico a quello della partenza, quindi da quello che ho creato a casa. Laura Smiler 7331 mi dice: dove si può acquistare? Ragazzi, si può acquistare soltanto sul sito Airbag. Vi lascio appunto qui sotto in descrizione il loro sito con il codice sconto, che poi non è un codice sconto ma avrete la spedizione gratuita.
Ertoni 2K mi scrive: quanto tempo ci mette ad arrivare? Acquistato 10 giorni fa ma non ho ricevuto ancora alcuna comunicazione. Allora, quanto ci mette ad arrivare, ragazzi? Questo non ve lo so assolutamente dire. Ho parlato con loro in questo momento, mentre sto facendo il video, e mi hanno detto che stanno evadendo gli ordini del pre-order, quindi immagino ci sia un bel po' da aspettare. Non vi so quantificare questo bel po' di tempo, però secondo me se volete questo zaino dovete comprarlo e aspettare. Non è una roba che arriverà nell'arco di una settimana, 10 giorni, secondo me ad occhio ce ne metteranno molti di più, ma il problema fondamentale è che stanno facendo una campagna social infinita, arriva praticamente a tutte le persone che viaggiano in tutto il mondo e hanno una quantità di richieste veramente altissima. Quindi vi dovete mettere in fila e aspettare. Vi consiglio però magari di mandargli una mail o di scrivergli anche direttamente su Instagram, perché rispondono. Anna Maria mi scrive: io l'ho ordinato ma la pompa per l'aria è compresa o devo acquistarla a parte? Ragazzi, la pompa va acquistata a parte, costa più o meno una cinquantina d'euro e secondo me se comprate questo zaino è da abbinare assolutamente alla pompa. Come vi dicevo prima, potete tranquillamente utilizzare un normale aspirapolvere, anzi ci mettete anche di meno a creare il sottovuoto chiaramente perché è più potente, però poi nella destinazione dove arrivate dovete avere un altro aspirapolvere. Se non avete un altro aspirapolvere, il consiglio è: avete fatto 30, fate 31, compratevi anche la pompa. Giuseppe mi scrive: ciao, sul sito riporta consegna prevista per il 30 marzo, come hai fatto ad averlo già? Hai in caso info sulle politiche di reso? Allora, per le politiche di reso, ragazzi, non ne so assolutamente niente, scrivete a loro perché chiaramente non l'ho comprato e me l'hanno inviato per questa collaborazione. Per la consegna a marzo, sì, sono sicuro che da marzo hanno gli zaini in stock, quindi arriveranno senza problemi. Ultimo commento al video che avevo fatto a dicembre: il prodotto è interessante ma nel trasporto aereo low cost non mi sembra vantaggioso, le dimensioni sono 49x32x15/20, sembrano porlo già nella categoria di bagaglio a pagamento da portare in cabina, viaggiando con compagnie come Ryanair, Wizz, bagaglio a mano gratuito incluso 40x20x25, troppo grande per viaggiare gratis e leggermente più piccolo di un vero e proprio trolley da cabina 40x55x20. Allora Flavio, sì, se guardiamo solo le dimensioni hai assolutamente ragione, me lo chiedevo anch'io questa cosa perché effettivamente è a metà tra uno zaino gratis per le low cost e un vero e proprio bagaglio a mano di quelli piccolini, un trolley di quelli piccolini. Però per mia esperienza personale, quindi poi non dite che è colpa mia se vi succede qualcosa di diverso, nessuno ti va a misurare lo zaino. Mi spiego meglio: se arrivate in aeroporto con uno zaino infinito da montagna, sicuro vi dicono qualcosa. Se andate con questo, secondo me non dà assolutamente nell'occhio, sembra uno zaino assolutamente normale e quindi sarà veramente impossibile che qualcuno vi vada a prendere le dimensioni di questo zaino. Tant'è che molti vanno con delle sacche, sapete, le sacche quelle morbide, apposta perché così le dimensioni sono più grandi, però se proprio qualcuno dovesse dire qualcosa, magari schiacciandole diventano un po' più piccoline. Quindi per quanto mi riguarda hai ragione, è uno zaino troppo grande per quello, come dimensioni così da scheda tecnica, però effettivamente a me non ha detto niente nessuno. Ok ragazzi, rimango a vostra completa disposizione, visto che penso di essere uno dei pochi in Italia che ha questo zaino sotto mano, quindi mi raccomando, fatemi domande, se vedo che il video dovesse andare bene come lo scorso, chiaramente magari ve ne creo un altro, se ho tante domande che mi fate, altrimenti vi rispondo sempre qui sotto nei commenti. Ragazzi, leggo tutti e vi rispondo chiaramente al volo. Ok ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!